Ciao a tutti. Per prima cosa scopriamo le differenze tra emozioni, sensazioni e sentimenti. Le emozioni sono impulsi che evolvono in sentimenti quando innescano sensazioni che perdurano nel tempo. Ecco quali sono le emozioni primarie: tristezza, paura, ansia, rabbia, gioia, disgusto, vergogna, senso di colpa. Le sensazioni consentono di percepire stimoli interni e o esterni e di dare un senso a ciò che sentiamo. Ecco quali sono le sensazioni che si percepiscono tramite i canali sensoriali: tatto, gusto, udito, vista, olfatto, cinestesia, termoricezione, equilibrio, sensazione di dolore. I sentimenti sono una forma di stato d'animo, ossia una condizione cognitiva affettiva che si protrae più a lungo delle emozioni e delle sensazioni e che presenta una minore incisività rispetto alle passioni. Ecco quali sono i principali sentimenti positivi e negativi: felicità, speranza, amore, allegria, compassione, gratitudine, vendetta, odio, invidia, rabbia, gelosia. Il narcisista può provare soltanto proto-emozioni e riesce a percepirle in maniera del tutto superficiale. Le proto-emozioni si trovano nell'inconscio, esattamente nel lato più buio, primitivo e animale dell'uomo, come ad esempio l'istinto di sopravvivenza e di conservazione della specie. Tali proto-emozioni possono essere queste: possesso, invidia, ira, eccitazione sessuale, euforia nella fase del love bombing, infatuazione, gelosia, paura, rabbia, vergogna, risentimento, dolore, inadeguatezza, solitudine, tristezza, rancore, senso di vendetta. Il narciso respinge le emozioni poiché teme di perdere il controllo delle situazioni e lasciarsi andare potrebbe significare essere annientato. Inoltre segue la paura di essere scoperto con tutte le sue fragilità e vulnerabilità. D'altronde, il narcisista è stato privato delle sue emozioni sin dall'infanzia, ragion per cui non è in grado di interpretarle, di distinguerle e di percepirle. Di conseguenza non può far altro che simularle. Questo significa sentire un profondo vuoto interiore che non potrà mai colmare. E nel momento in cui cade la maschera, ecco sgretolarsi il castello fatto di menzogne e per effetto la relazione che in realtà non è mai esistita. Ma facciamo un passo indietro e torniamo nel passato del Narciso, quando era soltanto un bambino, e analizziamo la ferita primaria, dove le emozioni lo hanno ingannato e in quale maniera i genitori gliele hanno scagliate contro. Quindi emozioni equivale a essere esposto a fallimento, vulnerabilità, abbandono, manipolazione, critica, accusa, svalutazione, derisione, sensi di colpa, mancanza assoluta di rispetto. Se noti bene, le emozioni che è stato esposto il narcisista nel corso della sua infanzia sono le stesse che fa subire a te durante la relazione. Praticamente è tutto un circolo vizioso, del quale lo stesso Narciso ne è prigioniero. Ma vorrei ricordarti che il disturbo di personalità narcisistica rientra a tutti gli effetti nel cluster B, che si riferisce a veri e propri disturbi mentali, che spiccano per pensieri e comportamenti
disadattivi, che arrecano un senso di disagio a chi ne è affetto. Quindi tali atteggiamenti devianti non devono essere sottovalutati, poiché si ha a che fare con persone rotte dentro, che non potranno mai evolvere, maturare e soprattutto amare. Al Narciso si è fermato il tempo, è rimasto incatenato nella sua infanzia, prigioniero di se stesso e dei suoi schemi mentali e comportamentali per il resto della sua vita. Tu puoi solo salvarti imparando a padroneggiare tutte le tue emozioni, sensazioni e sentimenti, indirizzandoli verso te stessa e verso coloro che dimostrano di meritare la tua attenzione. Impara ad ascoltarti, perché il tuo timore, la tua sofferenza, la tua angoscia ti stanno sussurrando qualcosa di importante su di te, sul tuo stato emotivo. Ti stanno incoraggiando a guardarti dentro per migliorarti e per trasformarti in una persona risolta. E tu che cosa pensi di tutto quello che hai ascoltato in questo video? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.